Buongiorno a tutti, allora questo progetto si chiama Oxiles e è un partnership tra il laboratorio azienda specializzata nei servizi ISVEA, che si trova in Toscana, e la cantina sociale dei Colli Fiorentini e anche nostra azienda Vinidea. Questo progetto è sponsorizzato finanziato dalla regione toscana tramite un piano integrato di filiera e ha come primo obiettivo di sviluppare un test rapido e economico per valutare, per anticipare e predire l'ossidabilità dei vini. Questo sicuramente ne parleremo con il dottor Comuzzo. Poi si tratterà anche di usare questo test per valutare le buone pratiche in cantina e specialmente lavorare sul Sangiovese e anche andare a valutare se si può sfumantizzare il Sangiovese. Quindi in sostanza questo è il progetto. Se siete interessati e volete avere degli aggiornamenti potete andare sul sito del progetto www.oxiles.eu come Europa, vi logate e riceverete degli aggiornamenti sul progetto qualora ci siano. Lascio la parola a Pier Giorgio Comuzzo. Sì, grazie Francesco, grazie Céline, buongiorno a tutti. Come avete potuto vedere dalla slide che dovreste avere sui vostri schermi, parliamo di ossidazione dei vini e il sottotitolo Nuovi sviluppi e potenzialità predittive. Come ci ha già spiegato Céline, questo lavoro insomma, è una parte che vede la nostra collaborazione con ISVEA nell'ambito del progetto Oxiles, quindi una parte del progetto Oxiles. Inizio subito facendo un attimino con un breve layout di quello che sarà il contenuto di questo webinar. Partiremo analizzando un po' i principali meccanismi ossidativi dei vini e le modificazioni indotte durante la conservazione ed il trasporto. In particolare faremo riferimento alle tre principali diciamo così, cause di modifica del vino durante la conservazione e il trasporto, se parliamo di fattori ambientali, che sono gli effetti di ossigeno, temperatura e, ultimo ma non per importanza, luce. Dopodiché inizieremo un po' una discussione su quelle che sono le potenzialità più recenti che ci consentono di valutare lo stato ossido-riduttivo di un vino. Più in particolare parleremo di tecniche elettroanalitiche e tecniche voltammetriche. Queste tecniche hanno iniziato a suscitare l'interesse dei ricercatori che si occupano di enologia su per giù una decina d'anni fa e hanno delle potenzialità molto interessanti a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere qui a Udine, ma non solo nostro, perché appunto ci consentono di valutare lo stato di ossido-riduzione di un vino da un punto di vista nuovo che non era stato preso in considerazione finora. Partiamo da quella che è la curva evolutiva di un vino, diciamo così, durante la sua conservazione, durante la sua maturazione. Sappiamo che un vino in bottiglia non è un sistema statico, come si pensava o si riteneva fino a 20 anni fa, ma il vino in bottiglia è un sistema dinamico che è soggetto a una prima fase di maturazione dove la qualità sensoriale percepita aumenta nel tempo fino a raggiungere uno stato di piena maturità più o meno lungo per poi andare inevitabilmente incontro a un declino. Ora l'obiettivo principale nel momento in cui il vino viene condizionato e imbottigliato è quello di riuscire in qualche modo a prevedere quella che sarà la forma di questa curva. Questa curva può essere più o meno acuta, diciamo così, può avere una forma diversa a seconda di diverse variabili. L'obiettivo quindi è quello di riuscire a fare in modo che il vino venga consumato quando è alla sua piena maturità. Allora, quali sono le variabili che vanno a impattare sulla forma di questa curva? Ne abbiamo diverse. Noi non parleremo per questioni di tempo degli effetti della chiusura, ma la tipologia di chiusura, in particolare la sua permeabilità, è uno dei fattori più importanti, diciamo così, no? nel determinare la forma della curva evolutiva di un vino, nel determinare la storia evolutiva di un vino, diciamo, confezionato.
Poi sono importanti le caratteristiche compositive del vino. Sappiamo che non tutti i vini hanno la stessa capacità di essere sottoposti a lunghi affinamenti. Ci sono dei vini che si conservano di più e dei vini che si conservano di meno. Poi giocano un ruolo importante anche alcune scelte tecnologiche che vengono diciamo, fatte immediatamente a ridosso del processo di imbottigliamento. Ad esempio abbiamo l'accoppiamento chiusura-bottiglia. Il collo della bottiglia può essere soggetto ad ovalizzazioni, la conicità può essere non quella adeguata, al di là di eventuali difetti, diciamo così, della bottiglia, per cui sappiamo benissimo che i produttori di vetro cercano di ovviare nel miglior modo possibile a questi, l'accoppiamento chiusura-bottiglia può essere anche una scelta legata alla diversa lunghezza del tappo, quindi al mantenere un adeguato spazio di testa. Inoltre anche le fasi di imbottigliamento, la gestione delle fasi di imbottigliamento, la gestione della tappatrice può andare in qualche modo a impattare su questa curva, perché vedremo che la pressione interna della bottiglia può essere un fattore importante nel condizionare l'ingresso di ossigeno attraverso la chiusura. Diciamo, oltre a questo ci sono le condizioni ambientali a cui si sta iniziando a dare importanza da qualche anno. In particolare temperatura e luce e comunque condizioni che si è visto possono essere anche particolarmente critiche, non tanto in fase di conservazione in cantina quanto in fase di trasporto. Cosa accade quindi al vino in bottiglia una volta che noi l'abbiamo condizionato? Al di là delle modificazioni della frazione colloidale, che sappiamo possono in alcuni casi determinare la formazione di cristalli piuttosto che di torbido di natura proteica, il grosso delle modificazioni che riguardano la forma di quella curva di evoluzione che abbiamo visto prima sono modificazioni dell'equilibrio ossido-riduttivo che vanno poi a impattare, lo sappiamo benissimo, sulla frazione fenolica, sulla frazione aromatica e di conseguenza sulle caratteristiche sensoriali del vino. Allora, il primo degli attori che prendiamo in considerazione è l'ossigeno. L'ossigeno entra all'interno della bottiglia attraverso la chiusura, data l'impermeabilità ai gas del vetro, ed entra attraverso due meccanismi, che sono il meccanismo di permeazione, attraverso gli spazi, diciamo così, tra vetro e chiusura, spinto dalla differenza di pressione che abbiamo tra l'interno e l'esterno della bottiglia, e per diffusione, ovvero attraverso la matrice molecolare del tappo. E la forza motrice della diffusione è il gradiente di concentrazione, la differenza di concentrazione che abbiamo, la concentrazione di ossigeno che abbiamo tra l'interno e l'esterno della bottiglia. Ora, quali sono le modificazioni indotte dall'ossigeno? Lo sappiamo benissimo. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire un attimo, questo schema rappresenta un pochino i principali meccanismi di ossidoriduzione del vino. Se dobbiamo parlare di ossidazione dobbiamo necessariamente fare ricorso a qualche formula chimica. Insomma, adesso cercheremo di capire quali sono i punti chiave di questi meccanismi senza addentrarci troppo nella chimica. Allora, eccolo qui il nostro ossigeno. Il nostro ossigeno in sé per sé, come tale, non sarebbe in grado di nuocere al vino. Il problema è che nel vino ci sono sempre presenti delle concentrazioni anche molto piccole di metalli, in particolare il ferro e il rame. In concentrazioni si dice catalitiche, questi elementi sono in grado di attivare, per così dire, l'ossigeno, innescando una serie di trasformazioni che vedono la produzione di radicali liberi. I più importanti sono diciamo una serie di molecole che prendono il nome di in inglese di Reactive Oxygen Species, spesso indicate col termine ROS, che ci ricorda un po', se vogliamo, qualche telefilm poliziesco degli anni 70, no? Quindi queste specie reattive dell'ossigeno, le principali sono il radicale superossido, l'acqua ossigenata, che conosciamo bene, e il radicale idrossile. Queste specie reattive dell'ossigeno sono in grado di ossidare direttamente le molecole organiche e vanno, per così dire, a scaricarsi sulle sostanze fenoliche, portandoci alla formazione di chinoni, quindi imbrunimento,
e vanno a scaricarsi su quelli che sono i composti prevalentemente presenti in maggiore concentrazione. Quindi troviamo l'etanolo, l'acido malico, l'acido tartarico, formando dei composti carbonilici. Dall'etanolo, ad esempio, sappiamo benissimo che si origina l'acetaldeide. Ecco, quindi c'è un ruolo chiave di questi elementi metallici che sono il ferro e il rame. In particolare il ferro può agire in questa catena ossidativa in due punti. Il primo è la genesi di radicali liberi a partire dall'ossigeno. Il secondo è quella che si chiama la cosiddetta reazione di Fenton. La reazione di Fenton è praticamente la rottura dell'acqua ossigenata che si rompe generando dei radicali idrossili, che sono i radicali liberi più attivi in natura, praticamente. Ecco, la cosa singolare è che il ferro non agisce in questi meccanismi come ferro ferroso, quindi nella sua forma ossidata, ma nella sua forma ridotta, scusate, come ferro ferrico, ma agisce nella sua forma ferrosa, cioè la forma ridotta del ferro, e questa è la forma attiva. Allora, ricordiamoci questo meccanismo di Fenton perché lo ritroveremo ancora parlando degli effetti della luce. Allora, dicevamo che gli effetti dell'ossigeno si legano prevalentemente alla permeabilità delle chiusure. Diciamo, in questa slide potete vedere i risultati di uno studio, secondo me, ancora molto interessante, ancora molto attuale, che è stato condotto dal professor Peter Godden dell'Australian Wire Research Institute nel 2001. Questo studio è stato, da quello che insomma, a mia conoscenza è stato il primo forse a prendere in considerazione l'effetto della chiusura, di diverse tipologie di chiusure. Io qui ne ho rielaborato un pochino questi grafici, ne ho riportate solo alcune, quindi è stato il primo a prendere in considerazione gli effetti della chiusura sull'evoluzione del vino. E quindi ci ha un pochino spiegato che i tappi a vite, ad esempio, sono in grado di proteggere un po' di più nei confronti del vino, nei confronti dell'imbrunimento, degli effetti negativi dell'ossigeno. Sughero tecnico, sughero naturale, vedete, hanno degli effetti un po' intermedi. I tappi sintetici, anche qui con una grossa variabilità, hanno, soprattutto per tempi lunghi di conservazione, portano a un aumento del colore. Allora, questo che cosa significa? Significa che il tappo sintetico è peggio del tappo a vite? No, perché semplicemente che sono delle chiusure che hanno un diverso comportamento. Questo non significa che il tappo sintetico sia peggio degli altri, nel senso, il fatto che questo vino sia evoluto, diciamo, con un colore più intenso a 15 mesi con il tappo sintetico non significa che a 3 mesi o a 6 mesi il tappo sintetico fosse il peggiore, anzi magari in quel periodo lì, per periodi di consumo più ravvicinati, il tappo sintetico poteva essere un'opzione. Questo studio ci dà, secondo me, degli importanti spunti e ci fa capire come la scelta della chiusura dipende appunto dalla forma che vogliamo per la nostra curva evolutiva. Inoltre, come vi dicevo, questo studio è stato il primo. L'effetto della permeabilità della chiusura è stato messo in relazione in questo studio con la velocità di consumo dell'anidride solforosa libera. Quindi una permeabilità maggiore determina un maggior consumo di anidride solforosa libera e di conseguenza degli effetti sul colore più rapidi, sull'imbrunimento più rapidi. Quindi un'evoluzione più rapida. Ovviamente tutto questo si ripercuote sulle caratteristiche sensoriali e questo studio ha anche trovato delle correlazioni tra il consumo di solforosa libera in bottiglia e diciamo così, alcuni descrittori sensoriali. La nota di agrumi, ad esempio, diminuisce linearmente al diminuire del contenuto in solforosa libera. Ancora, al diminuire del contenuto in solforosa libera, aumentano delle note che vengono definite come sviluppato, evoluto. La cosa interessante è che la caratteristica sensoriale di ossidato aumenta esponenzialmente al diminuire della quantità di solforosa libera. Quindi vediamo che al di sotto di un determinato livello di solforosa, che per questo vino era attorno ai 10-12 mg litro, abbiamo un repentino aumento delle caratteristiche sensoriali legate all'ossidazione.
Ecco, dicevo, questo studio è stato il primo, no? Ed è stato quello che ci ha fatto capire un pochino quale fosse la complessità dietro alla scelta della chiusura. Però, appunto, qui si prende in considerazione la permeabilità della chiusura, ma la permeabilità della chiusura, vedremo, può cambiare, o comunque l'evoluzione può cambiare anche in funzione di quelli che sono altri fattori che sono esterni alla bottiglia, in particolare la temperatura. Lo studio dei fattori esterni, ambientali, diciamo così, che sono legati all'evoluzione del vino è qualcosa di relativamente recente. Io qui citerò alcune pubblicazioni recenti, prima di farvi vedere un po' di dati legati alla nostra esperienza sulla voltammetria e al progetto Oxyles. Citerò delle pubblicazioni recenti che sono un pochino, secondo me, danno delle indicazioni molto, molto interessanti da questo punto di vista. Quindi vediamo un po' gli effetti della temperatura sull'evoluzione del prodotto. Allora, prima di tutto, l'aumento di temperatura tendenzialmente aumenta la permeabilità delle chiusure, quindi la temperatura condiziona la permeabilità delle chiusure. In questa slide potete vedere, questi sono dei dati ottenuti qui all'Università di Udine dal gruppo del professor Battistuta, l'amica ex collega Laura Brotto. Allora, qui vediamo tre casistiche diverse, due chiusure di tipo sintetico e una chiusura in sughero naturale. Queste bottiglie sono state condizionate con queste tre chiusure e conservate in posizione orizzontale e verticale a 10 e a 26 gradi. Vediamo subito che il sintetico e il sughero hanno un comportamento diverso. Allora, innanzitutto, le curve rosse sono quelle della temperatura più alta, le curve blu sono state raccolte a temperatura più bassa. Vediamo che sul sintetico, sia sul sintetico che sul sughero, l'aumento di temperatura durante la conservazione aumenta la permeabilità della chiusura, la quantità di ossigeno che misuriamo è superiore. La posizione, qui abbiamo posizione verticale, linea tratteggiata, posizione orizzontale, linea continua. La posizione, nel caso del tappo sintetico, non condiziona moltissimo la permeabilità, nel senso che a temperatura più alta, a prescindere dalla posizione, la permeabilità aumenta. Nel caso del sughero, invece, se la posizione non cambia la permeabilità a 10 gradi, a 26 gradi vediamo che c'è un cambiamento, una variazione, e cioè la posizione orizzontale consente di ridurre la permeabilità della chiusura. Quindi la conservazione in orizzontale della bottiglia, nel caso sia chiusa con tappo in sughero, può dare una mano nel ridurre l'ingresso di ossigeno. Comunque in linea di massima l'effetto che vediamo dato dalla temperatura è quello di aumentare la permeabilità delle chiusure. Vi dicevo prima alcune pubblicazioni recenti che riguardano la temperatura. Una è questa, siamo all'Università di Davis, il professor Batsky. In questo studio sono state condotte delle misurazioni all'interno di una serie di container che sono stati spediti negli Stati Uniti e attraverso sensori hanno misurato praticamente la temperatura interna in punti diversi del container, più o meno protetti, ed hanno misurato delle variazioni veramente incredibili. Fino a 44 gradi durante l'estate, il massimo di temperatura raggiunto all'interno del container, con delle fluttuazioni molto ampie fra giorno e notte, quindi da 4 a 21 gradi, diciamo, di fluttuazione di temperatura. Ovviamente qui, in questa sperimentazione, il container non era refrigerato. Allora, nelle conclusioni di questo articolo, dove cercano di quantificare un po' l'impatto dello stress da trasporto, stimano che alcune tipologie di trasporto possono andare ad impattare sul profilo del vino determinando praticamente un effetto di una sorta di invecchiamento accelerato, se vogliamo, per cui il vino si trova in una condizione come se avesse da 1 a 18 mesi in più rispetto allo stesso vino conservato in cantina. Quindi l'impatto del trasporto sul vino, in particolare per l'effetto della temperatura, è molto importante, può essere molto importante. In questo grafico possiamo vedere un pochino, anche questo è tratto dallo stesso lavoro che vi ho citato prima, come varia la temperatura
in punti diversi del container. Diciamo, il non protetto è diciamo, il cartone posizionato su un pallet che è esposto, quindi diciamo vicino alla parete in alto, quindi si becca tutta l'insolazione possibile, diciamo così, e qui vedete che si sale al di sopra dei 43 gradi, mentre il minimo di temperatura è al di sotto dei 20, no? Queste fluttuazioni di temperatura, voi sapete che il liquido all'aumento o alla diminuzione della temperatura c'è una fluttuazione di volume all'interno della bottiglia. Questa fluttuazione del livello del vino in bottiglia determina una sorta di effetto pompa nello spazio di testa, per cui lo spazio di testa subisce delle dilatazioni e delle contrazioni, per cui questo fatto aumenta la permeabilità. In posizioni più protette, il cartone ovviamente è meno soggetto a questo tipo di sollecitazioni dovute alla temperatura. Quindi se volessimo riassumere gli effetti della temperatura sulla conservazione del vino in bottiglia, sicuramente la temperatura ha un effetto sulla modificazione della permeabilità delle chiusure. La temperatura, poi sappiamo, più alta è la temperatura, più aumenta la velocità di consumo di ossigeno e di conseguenza aumenta il consumo di anidride solforosa libera. Quindi in presenza di un aumento della concentrazione di ossigeno in bottiglia sicuramente avremo un'evoluzione e eventualmente anche un imbrunimento più rapidi. La temperatura poi ha un effetto anche sugli esteri fermentativi, gli esteri etilici in particolare, che sono quelli che danno le note floreali, fruttate al nostro vino, sono soggetti a idrolisi a temperature elevate. Inoltre, questo stesso articolo che vi ho citato prima dell'Università di Davis riporta che le temperature elevate possono determinare la formazione di un composto molto tossico e molto nocivo che è l'etilcarbammato. L'etilcarbammato è lo stesso composto che viene prodotto da alcuni ceppi di batteri lattici a partire dall'urea. Ecco, qui viene prodotto sempre a partire dall'urea, se ce n'è ovviamente nel nostro vino, in seguito all'innalzamento di temperatura. Tant'è che questo articolo lo cita come un marker, diciamo così, di stress termico per il prodotto. Ecco, come dicono gli inglesi, last but not least, quindi non ultimo per importanza, l'effetto della luce. Diciamo l'ultimo forse in ordine di studio, di intensità di studio, ma non, dicevamo, per importanza. Allora, se parliamo di luce, parliamo di esposizione del vino in ambienti illuminati. Allora, tipicamente l'illuminamento che troviamo sugli scaffali dei supermercati è attorno ai 600 lux, che è un'intensità della luce, insomma, non indifferente. Quali sono le lunghezze d'onda critiche? Perché siamo portati a pensare che le lunghezze d'onda critiche siano le radiazioni ultraviolette o la componente ultravioletta della radiazione. In realtà c'è anche una componente di luce visibile che può essere dannosa per il vino, ed è la componente che va dai 350 ai 520 nanometri. Sappiamo che la protezione attraverso l'utilizzo di bottiglie di vetro scuro è la miglior soluzione per evitare problemi dovuti all'esposizione alla luce. Un altro fattore importante è il peso del vetro. Le vetrerie stanno producendo delle bottiglie sempre più leggere per motivi ambientali, che va bene ovviamente, ma la bottiglia più sottile e più leggera è una barriera meno efficace. Ecco, teniamo conto anche di un altro aspetto, che se parliamo di un effetto congiunto di luce e temperatura, alcune lampade sono in grado di scaldare il prodotto. O comunque il prodotto potrebbe essere esposto anche alla radiazione solare. Nel momento in cui abbiamo un vetro scuro, l'esposizione alla luce potrebbe essere più diciamo, legata anche al riscaldamento, perché il vetro scuro è in grado di assorbire maggiormente il calore quindi la radiazione sostanzialmente, quindi si riscalda di più. Diciamo che gli effetti della luce, per valutare gli effetti della luce sul vino, dobbiamo tornare un po' indietro alla slide che abbiamo visto prima, e tutti questi effetti, quindi aumento di velocità del consumo di ossigeno, evoluzione e imbrunimento più rapide, aumento del consumo di anidride solforosa, sono in una certa misura aumentati dall'esposizione alla luce. Quindi la luce velocizza determinati processi di natura ossidativa.
Un altro lavoro recente ha diciamo, descritto molto bene quelli che sono gli effetti della luce sul vino, riconducendoli a 3 meccanismi principali. Anche qui la luce non ha per lo più un effetto diretto, ma interviene nel vino attraverso dei mediatori che sono dei fotosensibilizzatori, dei pigmenti sostanzialmente. Il principale indiziato da questo punto di vista è la riboflavina. La riboflavina è una vitamina presente nel vino, prodotta dal lievito, insomma. È un composto che ha un intenso colore giallo, percepibile visivamente anche a concentrazioni molto basse, quindi dà un contributo non trascurabile anche al colore del vino, nel caso dei vini bianchi. La riboflavina è in grado di assorbire la radiazione luminosa, passando dal suo stato fondamentale a uno stato eccitato, che è questo. Quindi la riboflavina assorbe luce e diventa riboflavina tripletto. Questo composto può innescare diversi meccanismi nel vino. Il primo, può trasferire questa energia che ha assorbito dalla luce all'ossigeno, formando una forma attiva dell'ossigeno che si chiama ossigeno singoletto, che può andare ad ossidare le molecole organiche. Quindi da questo punto di vista la luce può indurre i fenomeni ossidativi. L'altro meccanismo a cui può essere soggetta la riboflavina tripletto è l'ossidazione della metionina, sostanzialmente. Reagisce con la metionina innescando una serie di reazioni che portano alla formazione, vedete, di composti solforati, metantiolo di metildisolfuro. Questa è la classica reazione che porta alla formazione del cosiddetto gusto di luce. Quindi, poi la riboflavina può anche innescare la formazione di radicali liberi dall'ossigeno. Quindi, da un lato, genera composti solforati che danno il gusto di luce. Dall'altro, genera composti che possono innescare i meccanismi ossidativi. Non è infrequente in un vino in bottiglia trovare la simultanea presenza di ossidazione e riduzione. Cioè, può capitare, insomma. Il terzo tipo di meccanismo indotto dalla luce, per spiegare questo terzo meccanismo ci ricolleghiamo alla reazione di Fenton che abbiamo visto prima. No? Se vi ricordate, la reazione di Fenton era una reazione che coinvolgeva l'acqua ossigenata e il ferro ferroso, il ferro 2+, il ferro ferroso veniva ossidato a ferro 3+, e l'acqua ossigenata generava radicali liberi. Ecco, la luce è in grado di accelerare di molto questa reazione, quindi è in grado di accelerare la reazione di Fenton, si parla di reazione di meccanismo di foto-Fenton, e in questo meccanismo non interviene solo il ferro e l'acqua ossigenata o l'ossigeno, vedete, ma interviene anche l'anione tartrato. Perché? Perché l'acido tartarico è in grado di interagire col ferro complessandolo, quindi il ferro sapete che viene complessato da alcuni acidi organici, tra cui il citrico e anche il tartarico. Quindi praticamente da questa reazione il risultato finale è che noi abbiamo la produzione di radicali liberi e, diciamo, per consentire l'ossidoriduzione del ferro, anche l'anione tartrato viene coinvolto in questa ossidazione e dalla sua ossidazione si formano dei composti che possono determinare la formazione di pigmenti polimerizzati, quindi imbrunimento. Quindi vedete che la luce può avere degli effetti molto complessi. Fra i 3 attori che abbiamo preso in considerazione, ossigeno, temperatura e luce, la luce è quella che si è iniziata a studiare più tardi, quindi diciamo molti lavori sono ancora in corso e sicuramente la nostra conoscenza non è ancora al 100% su questi aspetti, no? Quindi, terminata questa parte introduttiva, diciamo così, sui meccanismi evolutivi del vino, cerchiamo di capire che strumenti abbiamo a disposizione per valutare lo stato evolutivo di un vino e in particolare che meccanismi abbiamo a disposizione per cercare di modulare, di predire in qualche modo qual è o quale potrebbe essere l'andamento di questa curva per un determinato prodotto. Allora, le tecniche elettroanalitiche sono delle tecniche di analisi che sfruttano la misura di grandezze elettriche per ottenere delle informazioni che possono essere sia qualitative che quantitative su determinate specie chimiche. Ce ne sono già alcune di queste tecniche elettroanalitiche ben note agli enologi
Quindi ad esempio la misura del pH, la tecnica potenziometrica, o la conducibilità, per esempio quando misuriamo la conducibilità utilizziamo delle tecniche elettroanalitiche. Allora, tra le tecniche elettroanalitiche, quella più utilizzata finora in enologia è stata la voltammetria, che misura, diciamo così, un'intensità di corrente. La voltammetria è stata applicata nelle sue due varianti, sono la voltammetria ciclica e la voltammetria lineare. Non cambia molto, la maggior parte dei lavori che vi farò vedere si basa sulla voltammetria ciclica, ma le stesse considerazioni potrebbero essere condotte con la voltammetria lineare. Che cos'è un voltammogramma ciclico? Un voltammogramma ciclico è un grafico, un diagramma in cui troviamo sull'asse delle X, quindi in ascissa, il potenziale elettrico e in ordinata la corrente. La misura voltammetrica si basa sull'applicazione di un potenziale che cresce linearmente fino a un determinato valore, in questo caso arriviamo fino a 0,6 volt, quindi applichiamo al nostro campione un potenziale crescente linearmente e quando raggiungiamo il valore che noi abbiamo stabilito essere il massimo, torniamo al valore iniziale, quindi si parla di scansione triangolare di potenziale. Quindi provo un attimo a fare uno switch su Paint e vi faccio vedere cosa intendo. Noi abbiamo un determinato potenziale che viene applicato nel tempo, questo potenziale aumenta linearmente fino ad un determinato valore, dopodiché viene riportato al valore iniziale. Allora, nel momento in cui io inizio ad aumentare il potenziale applicato al mio campione, inizialmente misuro una corrente che aumenta leggermente per la mobilità delle specie ioniche presenti in soluzione, si chiama corrente capacitiva. Nel momento in cui io nella mia soluzione ho una specie chimica che è suscettibile di essere ossidata, registro un picco di corrente. A questo punto, raggiunto il massimo di potenziale, torno indietro e la specie che si è ossidata, questo picco di corrente, diciamo che registro, corrisponde all'ossidazione di questa sostanza. Quando ho raggiunto il massimo di potenziale che ho deciso di applicare, il potenziale viene di nuovo riportato al valore iniziale, la specie che si è ossidata va incontro a riduzione e registrerò un tracciato, si chiama tracciato catodico, che corrisponde alla riduzione di questo analita, di questa sostanza. In questo caso ho una reazione reversibile, i due tracciati, catodico e anodico, sono, diciamo così, per così dire, speculari. Ecco, questo che vediamo è il tipico voltammogramma di una soluzione contenente polifenoli, come ad esempio il vino. Nella fattispecie questo è il voltammogramma di una soluzione di catechina. I due picchi che registriamo, secondo la letteratura, corrispondono all'ossidazione dell'anello B, il primo dell'anello B della catechina e il secondo dell'anello A, che ovviamente è meno ossidabile, la sua ossidazione avviene a potenziale più alto. Ecco, vi faccio notare un'altra cosa. Allora, dicevamo, questo è nello specifico il voltammogramma di una soluzione di catechina, molto simile, come potete vedere, al voltammogramma che registriamo su un vino bianco, ad esempio. Sui vini rossi il voltammogramma ha una forma leggermente diversa. Vi faccio notare i valori di intensità di corrente che noi misuriamo con la voltammetria ciclica. Quindi, diciamo, la corrente che registriamo ha un valore veramente basso, siamo sull'ordine dei microampere, quindi è una tecnica molto molto sensibile. Allora, come è stata utilizzata finora e quali sono le potenzialità delle tecniche voltammetriche in enologia? Allora, la voltammetria è stata utilizzata inizialmente per caratterizzare e quantificare sostanze fenoliche e antiossidanti, quindi valutare qual è l'effetto di queste sostanze attraverso uno studio voltammetrico. È stata utilizzata per classificare diversi antiossidanti enologici in base al loro potere riducente, per individuare correlazioni fra caratteristiche dei voltammogrammi e la capacità dei vini di consumare ossigeno, o ancora fra le caratteristiche dei voltammogrammi e la resistenza all'ossidazione. Infine è stata utilizzata anche per discriminare vini di diverse varietà. Quindi diverse applicazioni, vedete tutte dai
2007, 2009, 2010 fino ai giorni nostri praticamente, no? Quindi negli ultimi 10 anni. Ecco, di tutte queste pubblicazioni ve ne faccio vedere una che secondo me è molto interessante. Questa pubblicazione, in questo lavoro, la voltammetria ciclica è stata utilizzata insieme a tecniche di analisi multivariata per diagnosticare e discriminare diversi vini in funzione di diverse variabili come il grado di ossidazione, il contenuto di anidride solforosa, la presenza di antiossidanti diversi e in condizioni di evoluzione naturale o forzata. I risultati finali di questo studio hanno mostrato, come potete vedere dalla frasetta in rosso, che la voltammetria, diciamo l'impronta voltammetrica di un vino, può venire utilizzata per monitorare e diagnosticare gli effetti dell'ossidazione. Quindi una tecnica che apparentemente, insomma, è molto potente. Ok, quindi terminata un po' questa parte introduttiva, vediamo un pochino quella che è la nostra esperienza nell'utilizzo della voltammetria ciclica per lo studio dei meccanismi redox dei vini. Parto da un lavoro che è stato un po' preliminare al progetto Oxyles e che è stato condotto da noi in collaborazione con ISVEA e colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Vinidea e il dottor Trioli che ci ha coinvolto in questo tipo di studio, in questa attività, in questa collaborazione. Allora, questo lavoro preliminare noi abbiamo preso in considerazione 3 vini bianchi e 2 vini rossi che sono stati conservati in una camera climatica per 5 giorni a 35 gradi ed esposti alla luce. Siamo andati ad analizzare il profilo aromatico di questi vini e la voltammetria ciclica, grazie anche all'aiuto di un valido studente, il dottor Niccolò Trabalzini, che ringrazio. Allora, questa è un po' la situazione, questi 2 grafici ci riportano un po' la situazione che abbiamo misurato per i vini bianchi. Allora, i vini bianchi erano 3. Avevamo un verdicchio, un orvieto superiore e un estes test. In questo grafico che vedete in alto, dove c'è il mio puntatore adesso, C è il controllo, quindi il vino bianco non sottoposto a stress termico luminoso, T invece è il campione trattato mediante stress termici e luminosi. Allora, come possiamo vedere, l'estes test e il verdicchio hanno risentito poco del trattamento, tant'è che allora, questi sono dei grafici ottenuti mediante analisi PCA. La vicinanza di 2 campioni su questo piano ci indica che i campioni sono simili dal punto di vista delle variabili che stiamo considerando. Allora, verdicchio ed estes test hanno risentito poco del trattamento perché il campione controllo e il campione trattato sono molto vicini, diciamo così, nello spazio. Per l'orvieto invece l'effetto del trattamento è stato più invasivo, più importante. Perché? Perché il controllo e il campione trattato sono distanti. Allora, cerchiamo di capire che cosa è successo nell'orvieto. Il trattamento termico e luminoso ha portato una diminuzione di alcuni composti volatili, quali ad esempio gli esteri di fermentazione. Se andiamo nel grafico inferiore, vediamo che il controllo, nella parte sinistra dei 2 grafici, noi troviamo che il controllo si caratterizza per molti esteri etilici, per la presenza di molti esteri etilici, il 2-fenilietilacetato, l'etildecanoato, l'etilottanoato, l'etillesanoato, che sono presenti sempre nella parte sinistra del grafico. Quindi il controllo è più ricco in esteri, mentre nella zona di destra dei 2 grafici troviamo pochi esteri etilici, un po' di alcoli amilici, che sono questi, e un po' di etilbutanoato. Quindi il trattamento termico nel caso dell'orvieto ha determinato una perdita di sostanze aromatiche. Allora, la voltammetria si accorge di queste differenze. In che senso? In questo senso, l'estes test e il verdicchio, se vedete, hanno dei voltammogrammi che sono, per il controllo e il trattato, assolutamente sovrapponibili. Mentre nel caso dell'orvieto, la voltammetria si accorge delle differenze nel profilo aromatico e i voltammogrammi non sono più sovrapponibili. Passiamo ai vini rossi. Per i vini rossi avevamo un rosso orvietano e un rosso piceno. Anche qui il rosso orvietano, controllo e trattato si presentano più vicini nello spazio, quindi più simili dal punto di vista compositivo, mentre i 2 campioni del rosso piceno
sono più distanti. Quindi il controllo si trova nella parte destra del grafico, il trattato si trova nella parte inferiore del grafico. Allora, cosa è successo a questi vini? Il rosso piceno controllo si caratterizza per una maggior presenza di esteri fermentativi, mentre gli altri campioni, in particolare il rosso piceno trattato, si trovano in una zona che non è caratterizzata da esteri fermentativi, ma da alcoli ed esteri da invecchiamento, quindi etillattato, composti aromatici che si originano ed aumentano tendenzialmente nel corso dell'invecchiamento. Allora, anche in questo caso la voltammetria si accorge della differenza, non rileva più di tante differenze a carico del rosso orvietano, mentre il rosso piceno, quello in cui c'era più differenza tra i due campioni dal punto di vista aromatico, i voltamogrammi del campione controllo e trattato non sono sovrapponibili. Quindi la voltammetria è una tecnica che ha una buona capacità discriminante. Abbiamo osservato in altri studi che il profilo, ecco, questo è un esempio di applicazione della voltammetria lineare, che vedete è analoga alla voltammetria ciclica, ma registra soltanto la parte superiore del tracciato, non c'è il tracciato di ritorno. Allora abbiamo osservato che la curva anodica, cioè la parte superiore del tracciato voltammetrico dei vini, ha delle modifiche che sono legate allo stato di ossidazione, sia per i vini bianchi che per i vini rossi. Quali sono queste modifiche? Mano a mano che aumenta il livello di ossidazione, diciamo, il picco voltammetrico si inizia a potenziali più alti e si abbassa. Vedete? Quindi segue la direzione di queste due frecce. Quindi la voltammetria ha una buona capacità discriminante, ma la voltammetria, l'abbiamo visto dalla citazione bibliografica che vi ho fatto vedere prima, ha anche una certa capacità predittiva, cioè ci può consentire anche di predire, accoppiata a opportune tecniche di indagine sensoriale, quella che sarà l'evoluzione del vino. Allora, questo è un altro lavoro di tesi di laurea fatto qui a Udine. Siamo partiti da 60 vini dei vini rossi del Commercio, quindi sotto la supervisione del collega Franco Battistuta. Siamo partiti da 60 vini rossi del commercio di diversa provenienza. Su questi è stato determinato il profilo voltammetrico e è stata condotta una valutazione sensoriale, sia con una scheda classica, scheda strutturata con scala da 1 a 9, per i descrittori che vedete indicati qui, a cui ossidato, ridotto, piacevolezza, e con una scheda non strutturata, dove ai giudici veniva chiesto di indicare diciamo un indice, un descrittore che prendeva il nome di redox score, quindi punteggio redox. Di cosa si trattava? Si trattava di una scheda di questo tipo. Il giudice semplicemente doveva segnare con una X il punto in cui secondo lui si collocava l'evoluzione di quel campione. Dopodiché la X veniva proiettata su quest'asse e veniva calcolato semplicemente misurando il punteggio redox, il redox score. Da 0 a 4 il vino era persistentemente ridotto, da 4 a 8 era chiuso, da 8 a 13 massima espressione evolutiva, fino al 17 a 24, quindi l'ultimo tratto, ossidazione. Allora, il dato voltammetrico è stato messo in relazione con queste valutazioni di tipo sensoriale attraverso delle tecniche di analisi multivariata. In cosa consiste questa analisi multivariata? In particolare qui è stato utilizzato il cosiddetto metodo dei minimi quadrati parziali. In cosa consiste? Consiste nel fatto che noi possiamo mettere in relazione una variabile dipendente, in questo caso il nostro redox score, con una serie di variabili indipendenti, che sono in questo caso le nostre, i valori di corrente che noi misuriamo in specifiche zone del voltamogramma, quindi del nostro tracciato voltammetrico. E siamo in grado di costruire dei modelli che ci possono aiutare a predire il valore di RS in funzione della forma del voltamogramma. Un modello di analisi multivariata viene costruito a due livelli. Si lavora prima in fase di calibrazione, quindi si costruisce il modello e poi si vede se il modello funziona. Allora, in fase di costruzione del modello abbiamo ottenuto delle buone corrispondenze. Qui vediamo che questo punteggio redox
è ben correlato con la risposta voltammetrica. Cosa significa questo? Significa che attraverso il voltammogramma, la risposta del voltammogramma è in linea con quello che è la risposta sensoriale dei giudici. Un buon livello di corrispondenza, anche se un po' più basso, l'abbiamo ottenuto anche in fase di validazione. Quindi in fase di validazione che cosa si fa? Si prende una parte dei campioni, si inseriscono nel modello che abbiamo costruito e si valuta come il modello predice i valori di, in questo caso, redox score. Quindi c'è una buona correlazione tra le caratteristiche sensoriali percepite dal gruppo di assaggio e la risposta voltammetrica. La stessa dinamica l'abbiamo trovata anche utilizzando l'analisi sensoriale canonica, diciamo così, classica, quindi una scheda classica. Ad esempio, correlazioni interessanti sono state trovate anche tra risposta voltammetrica e percezione del descrittore ossidato. Un altro esempio, un altro lavoro di tesi, sempre sotto la supervisione del collega Battistutta, sono stati valutati 10 vini durante la microossigenazione. La valutazione è stata condotta nell'arco di 3 mesi su 9 punti di campionamento diversi. Anche qui, ecco, qui vediamo la correlazione in fase di calibrazione tra risposta voltammetrica e ossigeno accumulato e vediamo che la correlazione è piuttosto buona. Questa correlazione si mantiene anche in fase di validazione, quindi il modello, diciamo, funziona abbastanza bene. Stessa cosa, stesso studio, altra variabile messa in relazione con la voltammetria. Qui abbiamo la relazione che in questo studio è stata individuata tra risposta voltammetrica e intensità colorante in calibrazione e in validazione. Quindi anche questi descrittori, diciamo così, questi parametri, l'ossigeno, la quantità di ossigeno accumulato nel corso di una microossigenazione o l'intensità colorante di un vino, la variazione di intensità colorante sono in stretta relazione con la risposta voltammetrica. Quindi questo ci dice che la voltammetria può effettivamente essere utilizzata per predire quello che è diciamo, la suscettibilità all'ossidazione di un vino. Ecco, per concludere la mia presentazione, volevo farvi vedere alcuni dati preliminari, diciamo così, che sono stati raccolti nell'ambito di questo primo anno del progetto Oxiles. Diciamo la parte di analisi è terminata a dicembre e questi sono i primissimi dati che abbiamo, diciamo, li ho elaborati appositamente per questo webinar, diciamo in modo ancora semplice, diciamo così, dobbiamo ragionarci un pochino sopra, però secondo me già da questa prima elaborazione si può vedere un pochino quello che la voltammetria può fare. Allora, in questi due grafici che cosa vediamo? Nel grafico superiore vediamo, qui abbiamo 7 diversi vini rossi, sottoposti a diverse tipologie di trattamento, e i vini sono indicati con una lettera iniziale, quindi, e con un colore anche, no? A seconda di come si raggruppano nello spazio del piano fattoriale. Allora, abbiamo i 3 vini della serie A, diciamo così, in nero, campioni B e C in rosso, D, E ed F in blu e vino G, i 3 vini G in verde. Nella parte inferiore invece vediamo come per che cosa si caratterizzano questi vini. Vediamo che i vini che si trovano nella parte sinistra del grafico sono quelli che si caratterizzano per una risposta voltammetrica più alta. In particolare qui abbiamo selezionato una parte del voltammogramma, la parte che va da 250 a 600 mV. Allora, i campioni B e C in particolare hanno una risposta voltammetrica molto più alta nella parte che va dai 250 ai 600 mV. E vedete che i potenziali qui sono indicati in rosso. Invece il campione G ha una maggior risposta voltammetrica tra i 460 e i 600 mV nell'intervallo scelto. Ora, questo è un pochino quello che ci dice la voltammetria. Confrontiamolo con quello che ci dicono le analisi chimiche. Le analisi chimiche, allora questo lavoro, come vi dicevo, è stato condotto in collaborazione con ISVEA, le analisi chimiche sono state fatte presso la loro sede
Allora, innanzitutto vediamo che le analisi chimiche discriminano i vini allo stesso modo, cioè li raggruppano allo stesso modo. C'è un'unica eccezione che è il campione D, quindi abbiamo i campioni A, il nero, che si raggruppano a parte, in entrambi i casi, i campioni B e C, il rosso, che fanno gruppo a sé stante, i campioni E ed F fanno gruppo a sé stante, il campione G a parte. L'unico che fa eccezione a questo è il campione D. Allora, cerchiamo di capire un po' come si caratterizzano dal punto di vista delle analisi di base. Io ho scelto una serie di parametri che secondo me erano i più rappresentativi. Allora, vediamo che i campioni che si trovano nella parte sinistra di questo grafico, quindi E ed F, E, F e anche nella parte superiore E, F e G, sono i campioni che potremmo definire più complessi e più evoluti. Perché? Perché sono i campioni che presentano la maggior quantità di complessi antociano-tannino, una elevata dotazione in tannino e la tonalità più alta. I campioni invece, come il campione A o, il campione, o questi campioni, sono quelli che si caratterizzano per il maggior contenuto di solforosa libera e la maggior quantità di voltammetria, di malvidina, di antociani liberi sostanzialmente. Allora, da questa prima analisi dei dati cosa emerge? Emerge sostanzialmente che la voltammetria e l'analisi chimica danno delle risposte simili ed emerge anche che alcune zone, questo ovviamente ci riserviamo di valutarlo un attimino con più attenzione perché insomma non abbiamo ancora elementi per dirlo con certezza, alcune zone del voltammogramma potrebbero essere legate a specifici parametri analitici, cioè all'andamento di specifici parametri analitici. Quindi, concludendo, spero di non essermi dilungato troppo, la voltammetria ciclica è una tecnica analitica che ha un'ottima capacità discriminante e consente uno studio dei sistemi redox dei vini sotto un'ottica nuova, sostanzialmente. Ha dimostrato finora di avere una buona capacità predittiva, soprattutto in combinazione con opportune tecniche di analisi statistica. Cosa ci manca da sviluppare, da fare sostanzialmente e cosa diciamo, vorremmo fare durante il progetto Oxiles? Sicuramente manca una validazione dell'approccio voltammetrico andando a lavorare su una maggior numerosità campionaria, mettendo appunto in atto degli strumenti statistici adeguati e soprattutto portando all'ottenimento di sistemi semplici, intuitivi e direttamente applicabili in azienda che possano dare una mano poi ai produttori anche a, diciamo così, a gestire l'evoluzione ossidativa dei loro vini secondo una logica più razionale. Ecco, io ho finito, non mi resta altro da fare che farvi vedere un po' quelli che sono i riferimenti bibliografici che ho utilizzato per questa presentazione e ovviamente giustamente ringraziare in primis Isvea nelle persone del dottor Gianfrancesco Baldetti e del dottor Stefano Ferrari per tutto il supporto che ci stanno dando e per averci coinvolto e averci invitato a partecipare a questo progetto. Gianni Trioli, che è stato il primo a contattarmi e a mettermi in contatto con Isvea appunto per spingere la mia, e questo ha portato appunto alla nostra partecipazione. I colleghi con cui collaboro qui a Udine, Rosanna Antoniolo e Franco Battistuta per questo studio e il dottor Nicolò Trabalzini per il lavoro pratico che poi ha fatto e sta facendo su questo progetto. E grazie ovviamente a voi tutti per l'attenzione. Faccio vedere un attimo il sito del progetto Oxiles. Quindi questo è il link, ve lo condivido in chat al volo e qui troverete le registrazioni del webinar, nonché altre numerose notizie di vostro interesse. Allora, come vedete c'è un sito molto semplice dove trovate per esempio alcuni video, tutto su quello che vi può interessare sull'ossigeno e nel vino. Ci rivediamo presto. Un saluto a tutti, buona giornata.